Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone e le energie disponibili fino alla fine del 2025. Abbiamo la carta del carro, amici del leone. Quando c'è il carro di solito si parla di un movimento, di una possibile scelta che potrebbe essere presa, potrebbe anche essere un viaggio, uno spostamento. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e poi ci sono anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, partiamo con un cavaliere di denari. Abbiamo un 2 di bastoni. Abbiamo un 3 di bastoni. Dieci di coppe, 3 di denari, cavaliere di bastoni. Abbiamo un fante di coppe, una sacerdotessa e la carta della forza. Ok ragazzi, diciamo che guardando un po' le carte così d'entrata, sento che qualcuno ha questa voglia di andare avanti, probabilmente di prendere questa decisione, ma ci sono come delle titubanze. Andiamo a vedere il cavaliere di pentacoli. Allora, qui abbiamo un re e un asso di coppe. Quindi io credo che ci sia qualche cosa di stabile in piedi, potrebbe essere riferito al lavoro, potrebbe essere riferito alla vostra posizione in generale nella vostra vita, nella società. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Abbiamo un cavaliere di bastoni che avete già qui, un 8 di coppe e un 7 di bastoni. Ripeto che con questo cavaliere di bastoni sento come una spinta che vi arriva verso il futuro, ragazzi. È come se doveste fare una scelta o steste per fare una scelta, per decidere qualche cosa, ci fossero delle titubanze, ma comunque è come se cercaste qualche cosa di più, qualche cosa di meglio, mi viene da dire. Tenete presente che qui avete un asso di coppe, quindi per qualcuno potrebbe essere un inizio, magari c'è già stato anche per qualcuno, però ho come l'idea che possa essere una nuova stabilità che si costruisce piano piano, considerato il cavaliere di pentacoli. Adesso andiamo a vedere il 3 di bastoni. Abbiamo un 6 di bastoni, un 9 di spade e la carta dell'appeso. Potrebbe essere che qualcuno, ragazzi, si senta incastrato in qualche tipo di contratto che ha già e che quindi non si riesca ad effettuare questo passaggio nei tempi che voi volete. Perché comunque 6 di pentacoli è una carta di scambi, però poi c'è anche l'appeso che è una carta di fermo. È come se, allora, o c'è un qualche tipo di contratto che vi blocca lì dove siete, può essere un contratto della casa, un contratto, non lo so, lavorativo, un contratto
di affitto, di non so, è come se ci fosse un qualche cosa che vi lega alla situazione dove siete adesso, nonostante voi abbiate questo impulso di andare avanti, di andare oltre, di cercare di meglio. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Abbiamo la regina di coppe e la regina di denari. Andiamo a vedere anche il 3 di pentacoli. Queste sono un po' troppe. Datemene meno per piacere, grazie. Sacerdotessa e 7 di coppe. Oh, che interessante. Datemi una carta per il 7 di coppe. Re di bastoni e 9 di coppe. Io ho l'idea che potrebbe trattarsi di un trasferimento da una casa ad un'altra, ma potrebbe anche essere da un lavoro ad un altro. Però, considerato questo 10 di coppe al contrario, ho come l'idea che qualche tema possa succedere in famiglia in quest'ultimo periodo dell'anno. Eh, è come... Sì, secondo me è un qualche tema legato alla casa. Fatemi sapere nei commenti. Io purtroppo, ragazzi, siete tanti, devo fare i vari esempi e non posso essere più specifica di così. Però la sensazione è che ci sia qualche o spostamento da fare o aggiustamento, o qualche tipo di miglioria potrebbe essere. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Abbiamo un cavaliere di pentacoli che avevate già qui e un cavaliere e un 8 di bastoni. È come se qualcuno, nonostante tutto, partiste e diceste: no, questo è quello che io voglio e andrò avanti per il mio cammino, insomma. Io qui credo che potreste avere come uno stop, uno stand-by. Tenete presente che avete anche un 9 di spade, quindi c'è qualche cosa che vi preoccupa. Può essere il non raggiungere la meta, può essere il fatto che magari appunto qualcuno si possa sentire incastrato in qualche tipo di contratto, in qualche tipo di legame. Però è anche vero che con queste carte sento che comunque qualcuno andrà avanti. È come il programmare un qualche cosa per il futuro. Probabilmente non riuscirete a metterlo subito in piedi, questo progetto, però è anche vero che l'ultimo periodo dell'anno vi servirà per vederci chiaro, per togliervi le illusioni che potreste esservi creati. Andiamo a vedere il fante. 3 di spade. E torre. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Abbiamo un re di pentacoli, un 6 di coppe e un papa. Andiamo a vedere la forza. Re di coppe. Abbiamo il sole e la stella. Devo dire che l'idea è che lascerete un percorso vecchio per iniziarne uno nuovo. E vi dico la sincera verità che potrebbe essere sui 3 livelli, quindi a livello della vostra vita, diciamo così in generale, piuttosto che a livello lavorativo, ma per qualcuno vi dirò che potrebbe anche essere a livello emotivo, relazionale. Vi consiglio comunque sempre di incastrare questa lettura che è a largo raggio con le letture mensili della ruota del destino, e poi prendete i messaggi che diciamo
che sono doppi, quelli che risuonano più spesso. Io comunque spiego tutto nella guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. E ragazzi, allora partiamo partiamo dall'amore. Allora, se siete single, io ho l'idea che qualcuno potreste effettivamente incontrare in questo periodo, ragazzi. Potrebbe essere nel mondo del lavoro, cioè diciamo vicino a quello che sono il vostro ambiente lavorativo, i vostri colleghi potrebbe essere, o inerente a qualche cliente. Cioè io però ho come la sensazione che avrete una conoscenza, inizierete a frequentare qualcuno, magari molto lentamente, in modo molto tranquillo, ma si crea come un qualche cosa, una chimica che effettivamente può dare adito ad altro. E per quello che riguarda invece le persone che sono in una coppia, ecco, io qui sento un po' di più forse la nota dolente, nel senso che potrebbe esserci qualche difficoltà dovuta alla gestione della casa, del tempo all'interno della relazione. Insomma, potrebbe essere un momento un po' impegnativo, anche se vi devo dire che tutto sommato le cose non è che vadano poi così male, anzi, semplicemente ci saranno varie cose da fare, vari temi da affrontare e da discutere. Però non vedo né grandi cose positive né grandi cose negative, cioè è un po' come se le cose andassero più o meno bene. Per chi invece è in una relazione un po' così, un po' indefinita, piuttosto che magari clandestina, allora devo dire che potreste avere un momento di defiance in questa relazione durante questi mesi, però ho l'idea che tutto sommato le cose alla fine potranno risolversi. La mia sensazione qua con questo carro è che vi lascerete indietro qualche cosa o qualcuno. Più facile qualcosa, però ognuno di voi prende la lettura per come risuona, insomma. Se dovessimo parlare di lavoro, dunque, se siete senza lavoro ci sono grosse probabilità di trovare un lavoro, ma io ho anche la sensazione che se avete già un lavoro, per qualcuno, ragazzi, questa scelta sarà proprio il cambiare lavoro. E vi dico che qualcuno potrebbe anche ricevere, diciamo, come un'offerta pagliativa per non essere licenziato. Ora sapete che io leggo energia, siete tanti, non vi fate impanicare da quello che vi dico, prendete sempre tutto con le pinze, ragazzi. Però ho la sensazione che qualcuno potrebbe avere come delle difficoltà a livello lavorativo e quindi essere o spostato o addirittura licenziato. Magari vi danno un premio, però ho come l'idea che insomma qualcuno potrebbe cambiare strada. Magari siete voi che vi licenziate perché trovate un altro lavoro, perché effettivamente contratti qua ce n'è, quindi è facile che possano arrivare nuovi contratti. E per chi è autonomo, ragazzi, devo dire che le cose vanno meglio. O meglio, è come se nel corso di questi 4 mesi andassero sempre meglio. Potreste decidere di risentire vecchi collaboratori, magari vecchi clienti o vecchi fornitori. Insomma, è come se si allargasse il gruppo di lavoro per voi. Andiamo a vedere qualche oracolo. Però ragazzi, l'idea è che appunto ci sia come un cambio con questo carro o di direzione, quindi se prima volevate andare da una parte, in questi 4 mesi maturerete la scelta di andare da un'altra parte, o potrebbe essere un trasferimento, per quello che vi dicevo anche della casa, ehm, per qualcuno si può trattare di un cambio di casa, magari sceglierete la montagna per dire, o la precollina, è come se andaste in un posto più tranquillo. Va bene, andiamo a vedere Osho, partecipazione.
giochi politici e senso di colpa. Mm. Sapete, ehm, vedendo queste carte ho come l'idea che potreste essere coinvolti in qualche questione solo per temi, diciamo così, politici. In realtà questo è un 7 di spade, quindi fate attenzione alle manipolazioni, fate attenzione alle bugie, fate attenzione alle cose che non vi dicono, alle mezze verità. Mi viene da dirvi, chiedete sempre il perché, scavate sempre un po' in fondo a quello che vi dicono o anche agli ordini che vi danno, nel caso sia il lavoro, perché ho la sensazione che qualcuno possa partecipare a qualche evento, qualche gruppo, anche qualche manifestazione, perché diciamo c'è come quest'idea di fare una mossa strategica, ma poi potrebbe arrivare anche questo 8 di spade che è il senso di colpa. Qui avevate il 9 di spade, eh. Attenzione alle alleanze, mi verrebbe da dirvi. Attenzione a chi confidate le vostre cose o con chi vi associate. Andiamo a vedere ancora qualche oracolo. Qualcosa mi dice che questo voleva uscire. Osserva la tua attitudine. Qui fa vedere una fanciulla che guarda l'ombra. E vi dice, controlla se impieghi la maggior parte della tua energia per mantenere uno stato d'animo positivo o negativo. Hai bisogno di ricordarti che devi essere positivo o lo sei già in forma naturale? Con questo senso di colpa direi che no, ragazzi, quindi bisogna lavorare un po'. L'obiettivo, scopri se sei incoscientemente positivo o negativo. È un po' come controllare i vostri pensieri e cercare di fermarli e ogni tanto chiedervi, questo è un pensiero positivo o è un pensiero negativo? È un pensiero che mi porta verso l'abbondanza o è un pensiero che mi porta verso la scarsezza? Andiamo a vedere ancora un koan. Immerso nell'acqua, allunghi le mani per bere. Stavo guardando se avevate un 4 di coppe, ma no. È come se qualcuno chiedesse aiuto quando in realtà ha già tutto quello che gli serve. È come se avevate un 9 di... Eccolo qua il 9 di coppe. È come il rendersi conto che effettivamente sono in una posizione favorita, però qui qualcuno probabilmente non si rende conto della fortuna che ha, della ricchezza che ha, dell'abbondanza che ha, delle possibilità, c'era anche il 7 di coppe, delle possibilità che ci sono. Infatti il 7 di coppe ragazzi è girato al contrario, come se non le vedeste. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona la lettura, ragazzi. Io spero che comunque vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. E, per quello che riguarda la sezione degli abbonati, anche lì potete fare il lavoro sulle credenze limitanti, nel senso che nella sezione degli abbonamenti tratto temi di metafisica, di medicina, di metamedicina, ma ci sono anche le credenze limitanti divise per settore, quindi le credenze sull'amore, le credenze sui soldi e via dicendo.
Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist Lilla per rendervi conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!